you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. Questa mattina è proprio tutto congelato, tutto ghiacciato. Ho le mani congelate. Allora, sto andando dalla micina perché con questo freddo, con questo ghiaccio, le abbiamo messo giù una casettina imbottita. L'unico problema è che è molto visibile dalla strada, quindi siccome ci passa un sacco di gente a camminare sul fiume, vorremmo cercare di mascherarla un pochino. Quindi io stamattina mi sono portata cesoie e guanti e toglierò un po' di rovi e li metterò sulla casettina cercando di mascherarla un pochino. Ma non sono sola, sono in buona compagnia oggi. Buongiorno Castorino, sei gigante, mi farai passare lo stesso? Speriamo. Buongiorno, posso passare Castorino? Mi fa passare? Cioè non si sposta proprio. Io non le faccio niente, lei però non mi deve fare niente, grazie. È una giornata stupenda. Dal fiume escono i fumetti. Vediamo se la vicina mi aspetta. Freddissimo.
casettina è questa qui e adesso io la copro un pochino così dalla strada non si vede. Marinella. So go ahead and leave it. I don't know what's on your mind. And there's no Ta-da! way I can fix it. Cosa ne dici, signorina? Mm. Ti piace la tua nuova cuccetta? Mm? Sei morbida. You'll be on your way, like dancing on a wire. Oh, how I try to make you stay. Oggi trattamento extra lusso. Me lo merito. Guarda. Un premio dopo tutto il freddo che mi sono beccata fuori. Stamattina mi sono svegliata con una leggera ansia e fare la meditazione camminata sul fiume mi ha aiutato moltissimo. Per chi fosse nuovo del mio canale, innanzitutto benvenuti. Io sono sempre stata una persona che ha sofferto di crisi d'ansia, attacchi di panico e anche una forte depressione. Ora non ne soffro più, ma ultimamente ho avuto la fortuna e il piacere di poter parlare con alcuni di voi direttamente e mi sono resa conto che questa situazione purtroppo è più comune di quello che pensassi. Quindi volevo condividere con voi la mia opinione a riguardo e poi magari darvi qualche consiglio, qualche escamotage che vi può permettere di mantenere equilibrio, quiete e pace. Sicuramente una delle prime cose che ho fatto e che mi ha aiutato molto è stata quella di lasciare andare. Io mi sono sempre sforzata per far andare le cose nel verso in cui io volevo che andassero e ho collezionato un fallimento dietro l'altro con sacchi e sacchi di rabbia, frustrazione e appunto ansia. Avrei voluto che qualcuno mi dicesse che la vita è anche lasciare che le cose seguano il loro corso naturale e che accettare il cambiamento non è stolto, anzi è un gesto molto saggio. Capisco che la volontà di sforzarsi, di controllare tutto quello con cui noi interagiamo
è normale per gente come noi che cresce in una società che ti insegna che il controllo è un pregio. Ma a volte lasciare andare è la cosa migliore che possiamo fare. Ciò non significa debolezza o rassegnazione, anzi nulla vieta poi, dopo aver vissuto questo, chiamiamolo imprevisto, agire e cercare di far sì che le cose vadano nel verso in cui noi vogliamo. Però già accettare quello che è, quello che ci accade è veramente, secondo me, la cosa più saggia che possiamo fare, perché continuare a lamentarsi perché le cose non vanno come vogliamo noi non è solo inutile, ma è veramente controproducente. Un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo sicuramente è l'importanza di essere propositivi. Non ricordo se l'ho sentita da Tony Robbins questa frase, ma diceva che i leader trascorrono solo il 5% del loro tempo a preoccuparsi del problema e il 95% del tempo a trovare una soluzione, e io lo trovo geniale perché gli imprevisti fanno parte della vita ed è veramente inutile continuare a rimuginarci sopra o a pensare che le cose sarebbero dovute andare diversamente. È successo, quindi cosa posso fare per cercare di diminuire la mia ansia nei confronti di una situazione imprevista che mi è successo? E allora cerco di trovare soluzioni alternative. Comunque a lungo andare io mi sono accorta che tutto, dalle cose più spiacevoli che mi sono successe ultimamente a quelle più vecchie, tutto mi ha lasciato qualcosa, tutto mi ha insegnato qualcosa. Io sono convinta che tutto accada per un motivo. C'è un disegno più grande di noi sicuramente, un disegno universale e misterioso, e se non possiamo comprenderlo appieno, però possiamo accettarlo. Quello che io faccio, quindi quando mi succede qualcosa di imprevisto, quando ho una sfida particolare da affrontare, è praticare il respiro consapevole. Ne ho parlato nel video precedente a questo. Se volete dargli un'occhiata, se volete approfondire, vi lascio il link qui nel video, dovrebbe apparire qui sopra da qualche parte, ve lo lascio anche nella descrizione. Un'altra cosa che faccio è trascorrere il mio tempo con persone che io ritengo gioiose e felici. Sono persone che materialmente hanno molto poco, ma sono spiritualmente molto ricche, e con queste persone io posso veramente parlare di tutto, posso confidarmi e mi sento molto a mio agio. Sono persone che affrontano la vita con propositività, quindi non si scompongono se succede qualcosa di particolare. Sì, sono esseri umani come tutti, però hanno questa, secondo me, questa marcia in più che aiuta poi anche me di conseguenza a comportarmi come loro. In passato trascorrevo il mio tempo con persone veramente molto lamentose. I nostri incontri si riducevano a loro che si sfogavano con me, e quando finiva l'incontro io ero completamente prosciugata, senza energia. Invece adesso le persone con cui trascorro il mio tempo mi danno tantissima energia, è come se io attaccassi una spina nella presa e venissi via dagli incontri con queste persone carica di energia. Ora, non è sempre facile incontrare queste persone attorno a noi. Io ho trovato tantissime persone stupende sul web, quindi ecco uno dei lati positivi del social. YouTube mi ha permesso di incontrare delle persone a cui sono particolarmente legata, così dei gruppi su Facebook o Twitter, insomma, non per forza le persone devono essere fisicamente presenti intorno a voi, ci sono anche dei gruppi stupendi, ad esempio questo canale secondo me racchiude un sacco di anime meravigliose e quindi si possono anche trovare online. Altra cosa che per me è stata rivoluzionaria è stato rendermi conto che nella cabina di comando c'ero io, cioè fino ad allora pensavo di essere schiava di quest'ansia, di questi attacchi di panico quando me ne capitavano. Invece rendermi conto che tutto dipendeva da me, quindi anche la risoluzione di questo problema, per me è stato veramente rivoluzionario.
capire che stava a me cambiare direzione è stato fondamentale per la mia guarigione prima e per la mia rinascita poi. I nostri pensieri influenzano le nostre emozioni, che a loro volta influenzano le nostre azioni, i nostri comportamenti, quindi capire che tutto dipende dai pensieri che io faccio è stato un cambiamento fondamentale. La meditazione, la mindfulness che io pratico, ci permette di renderci conto quando stiamo facendo qualche pensiero negativo e quindi di coglierci sul fatto e quindi di cambiare questo atteggiamento e di sostituire un pensiero negativo con qualcosa di un pochino più propositivo. Ovviamente siamo tutti esseri umani, quindi ancora ogni tanto mi accorgo che sto ruminando, rivivo magari 10 volte una situazione che mi è già successa con parole diverse, quello che avrei potuto dire, quello che avrei potuto fare, succede ancora, però sicuramente il miglioramento con la meditazione, con la mindfulness è stato netto. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eye. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do, I'll do it. As long as I can be here with you, everything's alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love, love. Quando smettiamo di lottare, diamo spazio alla natura di dispiegarsi, di mostrare il suo disegno ed accettiamo il cambiamento come un'opportunità anziché una crisi, come parte di un disegno più grande che è la razza della vita. Lasciare andare significa permettere al cosmo di manifestare il suo disegno secondo natura.